to present Robb Pratt. He's an important Disney animator who worked for some classic cartoons such as Hercules, Tarzan, and Pocahontas. He will delight the audience with a masterclass in which he will illustrate the most interesting aspects of his work and also some of his latest projects. For example, Carmen, the road rage anti-hero. And Vittoria Porcelli will help with the translation. Conosciuto per il lavoro a classici dell'animazione come Tarzan, Pocahontas e Hercules, Robb Pratt è uno storico animatore della Disney. Oggi darà una masterclass in cui esplora gli aspetti più interessanti del suo mestiere in uno dei suoi più recenti lavori, Carmen, the Road Rage Anti-Hero. Vittoria Porcelli aiuterà con la traduzione. Thank you. Grazie. So as I said, I'm Robb Pratt. I've been working with the Walt Disney Animation Studios for 23 years as a cleanup artist, as an animator, as a story artist, and as a director. E come dicevano prima, io sono Robb Pratt, ho lavorato per la Disney per 24 anni come animatore, disegnatore in varie funzioni nel corso della mia carriera. So very honored to be here. Thank you for having me. And I wanted to give you practical advice for your students. I thought I'd do a rundown on my career, the decisions I had to make to survive this long, and hopefully inspire you and give you practical advice. Perciò sono molto onorato di essere qui e sfrutterò l'occasione per raccontarvi un po' della mia carriera e darvi alcuni consigli su come eventualmente iniziarla e continuarla se anche voi avete questo scopo nella vita. So, I was born into poverty. I was raised by a single mom who suffered from mental illness, and she couldn't hold a job, and we were on government help. Io sono nato in una famiglia molto povera, mia madre era una madre single e purtroppo non poteva lavorare perché soffriva di una malattia mentale, perciò l'unico sostentamento che avevamo derivava dal governo. But despite all of that, I feel very fortunate and very lucky. I was born in North Hollywood, about 3 miles away from the Walt Disney Studios. And that was a place that I would drive by in a car with my family, and it was a big, giant bullseye for, like I want to hit that target. Però all'interno di questa sfortuna, la grande fortuna per me è stata essere nato a nord di Hollywood e quindi passavo davanti agli studios della Disney ogni mattina e questi studios mi sembravano avere un grande target, un grande obiettivo sopra di loro ed era lì che volevo arrivare un giorno. And I think you're all very fortunate to be able to go to a good university. For me, higher education was just not an option. E un'altra cosa, io credo che voi siete molto fortunati perché potete frequentare un'università e quindi godere di un'istruzione superiore, che per me non è stata un'opzione. But again, being fortunate, and a lot of the theme of what I'm going to talk about tonight is your careers will be part luck and part being prepared. I was fortunate to be born in North Hollywood, and we have a union for cartoonists. Però effettivamente la carriera è parte fortuna e parte preparazione, quindi la mia fortuna è stata sì essere nato a nord di Hollywood, però l'altra è la Union Cartoonist che metteva a disposizione delle lezioni. This union was created in the 1940s, ironically, to strike against the Walt Disney Studio because the animators thought they were being treated unfairly. L'unione degli animatori era nata negli anni 40, ironicamente per contrastare il potere di Walt Disney. So now we have our union headquarters. I'm now a member of this union, but you could take classes at night you weren't getting graded or any kind of college credit, but you were learning from people that worked at the Disney Studios during the day, and they wanted to make a few extra dollars and teach classes at night. Quindi i corsi offerti da questa unione, da questa associazione, erano corsi serali che chiaramente non vi davano alcuna qualifica alla fine, non vi davano alcun diploma, però vi permettevano di imparare quest'arte ed erano tenuti da professionisti che lavoravano la mattina alla Disney e cercavano di guadagnare qualche soldo extra tenendo questi corsi la sera. So I would work my day job. I had a job just
menial job, doing stained glass windows, but at night I would go to these classes and learn. So that was a thing that's still a theme I'm doing. You do your day work, and then at nighttime you do your work that you're reaching for the stars. Quindi quello che facevo io in gioventù dopo la scuola era lavorare la mattina e poi frequentare queste lezioni la sera, e così piano piano ho cominciato ad imparare. So growing up this way, one thing that it gave me an edge over my other artists that were trying to get at Disney is I had a hunger, I had a big desire, not only to break out of poverty, but I grew up watching the Fleischer Popeye cartoons, the Looney Tunes Bugs Bunny cartoons, so I loved cartoons. I had Disney in my backyard, and I wanted to get out of poverty. All these things were coming together to give me this strong work ethic. Quindi tutto ciò che ha concorso a darmi una forte etica di lavoro era che non solo avevo la passione per la Walt Disney, ero cresciuto con gli studios proprio dietro casa, ero cresciuto guardando cartoni animati come i Looney Tunes, eccetera, ma anche avevo la volontà ferrea di uscire dalla povertà in cui mi trovavo. So then I got lucky because Disney had this big string of hits. They had Little Mermaid was a hit, and then Beauty and the Beast, a bigger hit. Could it get any bigger? Aladdin was a bigger hit. Could it get any bigger? Lion King, big giant hit. The studio was hiring a bunch of young artists, and that's when I got in on the production of Pocahontas. Quindi all'inizio degli anni 90 la Disney aveva cominciato a produrre un grande successo dietro l'altro, la Sirenetta, la Bella e la Bestia, Aladdin e poi Pocahontas, e poi il Re Leone, perciò alla fine io ho avuto la possibilità di essere reclutato per Pocahontas. Now, once I got at the studio, I was starstruck. I had all these animators that I idolized. I brought in my Art of Aladdin book and had all of my heroes sign it. I didn't know how long I was going to stay there, how long it'd take for them to figure out I didn't belong there. I was just ecstatic and happy. Perciò quando sono arrivato lì ero sconvolto dalla gioia, avevo tutti questi idoli, questi animatori che io adoravo, e quindi appena sono arrivato avevo il mio libro dei disegni che ho chiesto loro di Aladdin, Pocahontas, avevo chiesto loro di firmare perché non sapevo per quanto tempo sarei stato lì, non sapevo quanto tempo gli sarebbe voluto per rendersi conto che io non avevo niente a che fare con loro, quindi ne ho approfittato. And some advice that I got was, well, you can learn at the studio, and that was it kind of misled me a little bit. It made me feel like, I want to apply for a job, will you please hire me? I'll learn. But the studio is not a school, it's a studio. So I realized that I have to earn my keep during the day, and then I'm going to stay after hours at night, and I'm going to learn. So I would do cleanup art on Pocahontas, wait until I did my 8 hours of work, and then when everybody left, I stayed in the studio. I stayed there till 2 or 3 in the morning every night because I wanted to seize this opportunity. Una cosa che mi ha confuso un po' all'inizio era il fatto che all'inizio pensavo di poter imparare mentre lavoravo agli studios. In realtà gli studios, proprio per natura del fatto che lavori, non puoi studiare contemporaneamente. Quindi alla fine ho cominciato a fare lavori di pulizia per Pocahontas, per esempio, la mattina, le mie 8 ore di lavoro, e poi chiaramente rimanevo più tardi la sera per continuare a studiare e a migliorarmi. And a lot of what this experience taught me was school is just part of the equation. It's your desire. Your instructors can try to inspire you. They'll give you knowledge, but what you're going to get out of it is how much you put into it, how much passion you have for it, how much drive you have for it. That's stuff that somebody they can help you with, but they can't give it to you. You have to have it. Perciò un'altra cosa che ho imparato sul campo è stata che puoi avere degli istruttori che chiaramente ti insegnano le tecniche, puoi avere dei maestri che ti danno gli strumenti, ma in realtà un elemento fondamentale è la tua passione, la tua dedizione per un lavoro, e questa o ce l'hai o non ce l'hai. So now I had this opportunity where I would do my day work, and then at nighttime I did my animation test, and I was studying. I read 3 different biographies on Walt Disney. It's very inspiring to me. I knew all of the animators, I had access to them, and I would give them my work, but then I said, hey, would you mind looking at my work that I did last night? And then they would give me tips. And from Pocahontas to Hunchback of Notre Dame, and then by Hercules was the next film I was animating now.
Ok, quindi la mattina lavoravo, la sera studiavo e facevo i miei test di animazione. Nel frattempo ho cominciato a conoscere gli altri animatori, gli presentavo i miei lavori, gli facevo dare dei consigli. Ho letto 3 diverse biografie su Walt Disney che sono state una grande ispirazione per me e piano piano sono migliorato fino a che non ho cominciato. Fino ad arrivare ad animare Hercules. So the thrill of working in this medium and rolling drawings and living to a tradition of Disney, I was elated, and I was around people that were also feeling this way. And but then around 1995, I think Toy Story came out, and it changed everything. Everything was going to go computer now, and so I felt like I climbed really high to get to the top of this mountain where I'm now a Disney animator. I found that you're never done learning, you're never done reacting to changes in the industry. Perciò arrivato chiaramente ad animare Hercules ero estasiato del risultato che avevo raggiunto, peccato che poco dopo, intorno al 95, è arrivato Toy Story, che chiaramente ha cambiato tutto. L'animazione da quel momento in poi sarebbe diventata digitale e io mi sono reso conto in quel momento che non smetti mai di imparare, per quanto possa pensare di essere arrivato lontano. So with that, I kind of had to change with the times. Before I completely abandoned hand-drawn animation, at least professionally, I got to do it for the television division. So now I have a clip that I would like to share with you of some of the animation I've done for the Walt Disney Company. Perciò, prima di passare all'animazione soltanto via computer, vi voglio mostrare una clip che ho fatto per la TV, diciamo animazione partita da disegni a mano. Can we run the clip, please? Thank you. So a tremendous honor to be able to do those drawings and get paid for it. Some of those were done for television as reference that would later be animated in CGI. Per me è stato un grande onore realizzare questi disegni, alcuni sono stati usati così come erano per le animazioni, altri invece sono stati il punto di partenza per l'animazione digitale. And then the big change happened. I told you Toy Story, and they showed Toy Story at work. I still remember walking out of the theater and one of my colleagues saying, well, I guess we're all going to be out of a job. And I was like, no, it looks so different. It's not going to, that'll exist and ours will exist. E poi mi ricordo quando hanno per la prima volta mostrato Toy Story al lavoro, molti di noi hanno pensato che avrebbero perso il lavoro, però per me non era così, sembrava così diverso da quello che avevamo fatto finora, quindi erano sicuramente 2 realtà molto differenti. So extremely painful period, Disney decided they weren't going to do the hand-drawn animation anymore. And when it's something that you've wanted to do since you were a child, it really hits your heartstrings, and for a lot of us it was devastating as artists. Perciò molti di noi furono devastati quando la Walt Disney decise di non proseguire con le animazioni a mano, sarebbero passati direttamente al digitale. Alcuni di noi furono completamente stravolti dall'idea, specialmente nel mio caso era una cosa che sognavo di fare fin da quando ero bambino e quindi fu sconvolgente. So it's about adaptability. How do you survive when everything's changing and you feel like you learned all the right rules to succeed and now the rules are changing? Disney was doing the right thing and they were training us all in computer, and I kind of learned how to move a computer puppet around. And I had a thrill doing it, but it wasn't quite the same thrill as making a drawing move and come to life. Perciò a questo punto si tratta semplicemente di essere adattabili, di adattarsi alle nuove condizioni. La Disney ci permise di studiare computer e ci insegnò le nuove tecniche e io, trovai un nuovo interesse in questo. So I had a decision to make. Am I going to try to do this computer thing where I'm going to throw away a whole career of where I was learning how to draw and just compete with kids that grew up on the computer, or was I going to keep drawing and go into the story department? I wanted to go into the story department, but it's hard when a studio expects a certain thing from you. They thought of me as an animator, as a performer, and they weren't going to give me the opportunity to be a story artist. Perciò a questo punto io mi sono trovato davanti a una scelta. Da un lato potevo buttare
buttare via tutti gli anni di istruzione di animazione a mano e cercare di competere con dei ragazzi molto più giovani che erano cresciuti usando il computer a differenza di me, oppure potevo cercare di entrare nell'ambito del storyboard. Però anche in quel caso non ero detto che mi lasciassero lavorare in quel settore perché la mia era una formazione completamente diversa. So without Disney's support, I left the studio for about 8 months. I went to Nickelodeon because they didn't see me as an animator, they saw me as an artist, and I got to be a story artist there. Then I was able to come back to Disney, but now in the TV department as a story artist. Perciò a quel punto ho lasciato la Disney per 8 mesi e sono passato a Nickelodeon perché per loro non ero soltanto un animatore ma ero un artista e quindi mi hanno concesso di lavorare gli storyboard. Con quell'esperienza sono potuto tornare a Disney nel settore delle storie, quindi lo storyboard. And it's another life lesson where you can't stop being humble. You have to always be willing to learn. Never feel like that you've reached the end of the journey. It's going to be a journey throughout your whole career. It was hard to climb this mountain and become a Disney animator and then have to go all the way back down to the bottom of the mountain again and start climbing up again as a story artist. And it wasn't easy. I thought, well, I can read a script and I can draw, therefore I can storyboard. And I found out it's not that simple. There's a whole cinematic language that needs to be learned. Perciò anche questa fu per me una grande lezione di umiltà. Mi ero arrivato a un punto in cui pensavo di aver imparato tutto dell'animazione a mano e invece adesso dovevo ricominciare tutto da capo, perché diventare artista di storyboard significa apprendere tutta una serie di tecniche che non sono proprie né della sceneggiatura né dell'essere artista animatore, e quindi c'era tutto un linguaggio completamente nuovo da imparare. So my first job doing storyboards at Nickelodeon, they need to give you 3 notices to fire you, and I got my first notice: you're not doing what we need you to do, you need to improve. And I didn't know what I was going to do because I thought, I don't know, I can't animate anymore, and I don't know what I'm doing with storyboard. What am I going to do in my career? Mentre lavoravo alla Nickelodeon in realtà ho avuto un periodo piuttosto duro. A Nickelodeon dicono che ti danno 3 avvisi prima di licenziarti. Io ricevetti il mio primo e chiaramente fu uno shock per me perché non potevo più fare l'animatore, ma evidentemente non rendevo altrettanto bene neanche come sceneggiatore, quindi ero molto confuso. So again, like I said at the beginning, when I first started talking, you can look at your life or circumstances as being very unlucky. But then at that time, when I was feeling really low and down and I didn't know what I was going to do, I got very lucky. At Nickelodeon, I had a roommate that shared an office with me. And he looked at my storyboards. He was very blunt. What the hell is this? What are you doing? You can't cut from this to that. It's exactly what I needed. It was a good friend. He changed the way I look at story. We liked all the same movies: Star Wars, Indiana Jones, Superman. And we would watch movies together and kind of analyze, why does it cut from here to here? Why does the camera move here and why does it stay still here? Però anche qui in questo momento molto sfortunato in cui ero davvero depresso e non sapevo cosa fare, ho avuto un momento di fortuna. Un amico che condivideva con me l'ufficio ha guardato ai miei storyboard e mi ha detto molto chiaramente che cosa stai facendo, voglio dire, chiaramente non puoi passare da questa scena a quest'altra in questo modo, eccetera. E mi ha dato una serie di consigli, quindi con lui abbiamo anche cominciato a guardare film, ad analizzare proprio come si passava da una scena all'altra e studiare in questo modo nuove tecniche per gli storyboard. So up until that moment, I didn't have the passion that I had for story, that I had for animation. I loved animating, I loved performing. I didn't love story until my friends started turning all the light bulbs on. Quindi fino a che non è arrivato lui a farmi le domande giuste, a darmi i consigli giusti, non avevo trovato la stessa passione per la sceneggiatura che invece avevo per l'animazione. So with that, I attacked storyboard. If I had a weakness, I would really attack it. And my career moved very fast. Once I found that passion, the opportunities were there. And back at Disney Television, I think within just a year or 2 of storyboarding, I got promoted to director of a series. Perciò una volta trovata la mia passione, trovata la passione per questo nuovo ambiente, chiaramente ho cominciato a migliorare molto in fretta e quando poi sono tornato a Disney, per Disney Television, chiaramente ho avuto una carriera molto veloce e sono stato promosso in poco tempo a dirigente. But like I said, you're never done climbing the mountain because you get to the top of the mountain and something's going to knock you all the way down and you have to learn to keep your spirits up.
keep passionate about something. And I was lucky that I loved something so much that I was never going to let it die in me. Però, di nuovo, una volta che pensi di aver scalato la montagna ci sarà sempre qualcosa che ti butta giù e devi ricominciare a scalare. E io sono stato molto fortunato ad avere sempre passione per quello che stavo facendo. So after that first series that I got, I worked so hard. I stayed there until 3 in the morning, not occasionally, every night, because I had an opportunity to be a director, and I wanted to be a director from now on. But when the show ended, I just got an end date. You know, you're finished on that date and you need to find a new job. Perciò, dopo che mi è stato assegnato il mio primo lavoro, non spesso, quasi ogni sera rimanevo in piedi fino alle 3 perché chiaramente volevo migliorare il più possibile. Il mio obiettivo finale era quello di diventare un regista. Sapevo però al contempo che questo primo lavoro sarebbe finito e che quindi una volta arrivati all'ultimo giorno avrei dovuto cominciare a cercarmi un nuovo lavoro. So always ups and downs. This was another down period, just like losing traditional animation. I got in a really bad spot where I was jealous of all my coworkers, and if somebody got an opportunity, I was like, wait, I'm better than he is. Why is he getting that opportunity? Or why is she getting that opportunity? That should be me. And I didn't like that. I didn't like feeling that way. I didn't like being that way. Era un periodo molto duro per me, ho cominciato anche a diventare molto geloso dei miei colleghi, mi rendevo conto magari che una persona o un'altra aveva ottenuto un'opportunità che ritenevo toccasse a me perché ero migliore, però non mi piaceva avere questi pensieri. So to get me out of that funk, I realized I own my animation desk. I bought it from Disney when traditional animation died. I can animate whatever I want to do. I can do whatever I want to draw, I can do it. I love Superman. I'm going to draw Superman. Perciò in realtà in quel momento mi sono reso conto che possedevo la mia scrivania di animatore, l'avevo comprata da Disney quando lavoravo lì e con quello strumento potevo di fatto animare tutto quello che volevo, tutto quello che mi piaceva. Mi piaceva Superman, ho cominciato a fare animazioni di Superman. And again, just by luck, you have to be good, but you have to be lucky. I ran into an actor, because I live in California, I ran into an actor named John Newton. John played Superboy on TV in the 80s when I was a kid. E poi anche qui, devi essere bravo ma devi essere anche fortunato. Io mentre mi dedicavo a queste animazioni ho avuto la fortuna di incontrare l'attore John Newton che aveva interpretato Superboy in TV. So John and I hit it off. We're good friends. We're still good friends to this day. I told him I want to animate a Superman, a World War II era Superman. And John said, I'll do the voice for you. So I got a real Superman to do the voice, and I want to share that clip next. Perciò siamo diventati amici, siamo tuttora grandi amici e da questa collaborazione è nata la clip che sto per mostrarvi, in cui ho potuto chiedere a un vero Superman di prestare la voce a un Superman animato, ed è la clip che vi mostriamo adesso. Ok, here's Superman Classic. Thank you. So that was a big game changer in my career. I took all this negative energy and I did something positive and passionate with my love for animation. Questo è stato un grande cambiamento per la mia carriera, chiaramente sono riuscito a trasformare tutta questa energia negativa in una forza positiva. So this led to even Warner Brothers called me because they own Superman. We even had a meeting. We want you to do more of these classic Superman cartoons. One of the best days of my life. And then it's frustrating because that's what it is to work in Hollywood. People don't always follow through on promises. E un altro grande momento felice fu che questa animazione ha avuto così tanto successo che persino i Warner Brothers mi chiamarono perché volevano che continuassi questa animazione. Purtroppo però le persone a Hollywood non sempre rispettano le promesse che fanno. But I couldn't help, I had to get to my animation board, I had to draw more. The response on the internet for this Superman was so positive, made me feel so good. It put all those negative feelings I had aside, and I made a second one, Bizarro Classic. Perciò in realtà mi sono reso conto che dovevo continuare a disegnare, dovevo disegnare di più. Sono tornato alla mia scrivania e ho continuato perché la risposta, il feedback che avevo da internet era così positivo che ho deciso di creare una animazione anche più bizzarra. Okay, so please here's Bizarro Classic. E questo è il video.
Thank you. Grazie. The response was great to that, for that one as well, but not so good from Warner Brothers. Il feedback che ho ottenuto è stato molto positivo anche per questo ultimo lavoro, non altrettanto da Warner Bros. So a deal never happened with them, and now they were angry at me that I was continuing to do Superman. Perciò non solo non avevamo mai firmato alcun accordo, ma anche loro si sono arrabbiati perché io stavo continuando per conto mio con Superman. So, another big setback, another heartbreak. Un altro cuore spezzato. And so I tried to, as I'm telling all of you students, that you're going to go through all these different, up highs and lows in your career. You got to just learn to roll with the punches, always learn and grow, and make lemons out of lemonade. Perciò quello che dovete riuscire a fare in questo tipo di carriera è chiaramente sfruttare ogni possibilità che avete, anche nei momenti più negativi, cercare di trovare il positivo e la fortuna in ogni occasione. So I couldn't do Superman anymore. I still wanted to do these 1930s pulp cartoons. I thought, I'll turn my attention to Flash Gordon because that's a property that nobody is doing anything with right now. Però io volevo continuare a produrre queste animazioni dai cartoni animati pop degli anni 30 e allora, non potendo più fare Superman, mi sono rivolto a un altro personaggio, Flash Gordon, di cui nessuno stava ancora facendo niente all'epoca. And then I set this standard where I had a Superman doing the voice. Well, if I'm going to do Flash Gordon, I've got to get a Flash Gordon to do the voice. So I made a few phone calls. I found an actor that played Flash Gordon on TV, Eric Johnson, and he's the voice of Flash Gordon in my cartoon. Però avevo lo standard dall'altro lato per Superman, avevo trovato un attore che aveva fatto Superman per il mio Superman, allo stesso modo dovevo trovare un attore che aveva interpretato Flash Gordon per fare Flash Gordon. Ho fatto qualche telefonata e sono riuscito a trovarlo. So here it is, made entirely in my bedroom at home, Flash Gordon Classic. Ed ecco Flash Gordon Classic, realizzato interamente nella mia camera da letto a casa. Okay, so you can see with Flash Gordon, I'm already kind of getting the idea of kind of getting back. It took a lot to learn how to make these films just on my computer at home. A lot of people I could not ask the questions for. I had to dig and dig and dig to find the answers myself. It came from passion, but now I want to share it with other artists who want to do their own films. Come avete visto da questi brevi video, ho dovuto studiare moltissimo per conto mio per raggiungere queste conoscenze di disegno digitale. All'epoca non c'erano molte persone a cui chiedere, ho dovuto documentarmi per lo più per conto mio. Al contempo però, una volta acquisite queste conoscenze, ho deciso di condividere con altri compagni artisti. And I really want to get the idea across of how important it is to do your short films. Now, when I go to a job interview, I got to direct some Bugs Bunny cartoons. My job interview was, hey everybody, this is Robb, and this is what Robb does, and they showed Superman Classic, and I got hired on the spot. Perciò è molto importante realizzare i vostri cortometraggi. Quando sono andata a interviste di lavoro, a colloqui di lavoro, semplicemente mi presentavo e mi presentavano e dicevano questo è Robb e questo è quello che fa, e mostravano i miei cortometraggi. And it always reinforced that idea with me that if you're in a negative situation, you're feeling bad about your work, to channel all that energy into something positive. Perciò ritorniamo a quello che ho detto prima, se ti trovi in un momento molto negativo della tua carriera è sempre molto positivo trasformare questa negatività in qualcosa di produttivo. And it's paid off in a great way. When I get job interviews now, they rarely discuss what I've done at Disney. It's always about what I've done on my own. They bring up Superman, Flash Gordon, and it's opened doors for me. And now I'm directing a series at Disney again called Elena of Avalor. Nel mio caso è stato tutto un grande beneficio. Adesso quando mi chiamano per un lavoro si parla molto raramente di quello che ho fatto per Walt Disney, si parla invece per lo più di quello che ho fatto per conto mio, Flash Gordon e Superman. And then some things never change. You work your day job, and then at night you reach for the stars, you work on your goals. So even while I'm animating Elena at work during the day, I still go home and I'm drawing my own cartoons at night. Al contempo alcune cose non cambiano mai, quindi la mattina fai sempre le tue 8 ore di lavoro e poi torni a casa e continui a lavorare per conto tuo, a studiare, a migliorarti per raggiungere altri tuoi obiettivi.
So now, taking another cue from artists that I admire, I want to be like the Beatles, where the Beatles on an early album would have half the songs are cover songs and then half of them are originals. I did my cover songs, now the next thing I want to do is original. Ho preso l'ispirazione da alcuni artisti che mi piacciono molto, i Beatles, metà dei loro album erano cover e metà erano originali. Lo stesso facevo io, avevo fatto le mie cover, adesso mi sarei dedicato agli originali. So I live in Los Angeles, I get frustrated with traffic, I get road rage. What am I going to do with all that negative energy? I'm going to make a cartoon about Carman, the road rage anti-hero. Perciò io sono nato e cresciuto a Los Angeles, una cosa con cui si ha sempre a che fare a Los Angeles è il traffico terribile che ti fa arrabbiare, e ho deciso di sfruttare questa emozione per creare una nuova animazione. Now the new challenge is, and it's good to have challenges all the time, the new challenge is how do I get people to watch it? It doesn't have a big name Superman actor, it doesn't have a big name Flash Gordon actor. How am I going to get people to even engage in this cartoon? La sfida in questo, nel caso di un lavoro originale come questo, era però come lo porto alle persone, come faccio in modo che le persone siano interessate a guardare un'opera come questa. Non c'era il nome di Superman, non c'era il nome di Flash Gordon in questo titolo. So what I'm going to do is make good on that promise I made about tutorials, and each episode of Carman is going to have a tutorial helping everybody else that wants to do their own films, and I'm going to do it in steps where there's going to be a tutorial on story, and then on storyboarding, and then on color, on animation, all the way through, so somebody paying attention that is as passionate as I am, they could learn how to make their own film. Ho deciso così di introdurre un elemento di curiosità. Dopo ogni episodio di questa nuova animazione, di questo nuovo progetto, avrei introdotto un tutorial sull'animazione che avrebbe curato ogni fase del progetto, dal colore alla storyboard e via dicendo, in modo tale che i miei compagni e colleghi artisti avrebbero saputo che farci se avessero avuto la curiosità di imparare. So Carman will be a longer short, about 7 minutes, but I'm only going to post 1 minute at a time, and they'll serialize together. Perciò Carmen è diventato in realtà una serie di piccoli stralci di 1 minuto, in totale sono 7 minuti, però diventano 7 mini episodi commentati da un tutorial. So here's part 1 of Carman with the first tutorial on it. E questo è il primo episodio con il primo tutorial di Carmen. All right, so as you can see, I'm going to try to use social media to get the point across for my work to be seen. Come vedete uso anche i social media per diffondere il mio messaggio e fare in modo che il mio lavoro sia visto da quante più persone possibili. And this is what's exciting about all of you doing your short films. Once you have a film, getting it seen is not the challenge that it used to be. It can be seen worldwide now. E questo è l'elemento straordinario del mondo moderno. Adesso ciascuno di voi che produce il suo film non ha più le stesse difficoltà che avevamo qualche anno fa per far sì che la gente lo veda, ne fruisca. And when you have stuff out there, you don't know what's going to happen. It could take a while, it could happen quickly, you don't know. There's somebody, you don't know who's watching. Inoltre non sai chi sta guardando, potresti dover aspettare qualche giorno, qualche mese, qualche anno, forse qualcuno che potrà produrlo apparirà. And you don't always get the reward that you anticipate. With Superman, I was hoping to get a Superman show with Warner Brothers. I didn't get it, but I got a Bugs Bunny cartoon. Dall'altro lato non ottieni sempre il risultato che speravi di ottenere. Con Superman io pensavo di ottenere un accordo con Warner Brothers che non è arrivato invece un cartone animato di Looney Tunes. And with Carman, of course, I hope it becomes huge and everybody, when they talk about road rage, they instantly think of Carman. I don't know if that'll happen, but it got me invited here tonight to speak with you, and that's an incredible honor in of itself. Con Carmen speravo di diventare molto famoso, di essere sulla bocca di chiunque si lamentasse del traffico nelle proprie città. Non è accaduto, non è detto che non accada in futuro, però almeno mi ha permesso di essere qui su questo palco con voi stasera ed è un grande onore per me. Thank you. I hope a couple big takeaways from my lecture tonight is the power of thinking positively even when things get rough. Per riassumere dal mio discorso di stasera, cercate di pensare sempre positivo anche quando le cose non vanno tanto bene. And using your artistic ability to inspire others, because people like to be inspired.
E usate le vostre capacità artistiche per ispirare altre persone, perché le persone vogliono e gli piace essere ispirate. So with that, are there any questions out there that I can answer while I'm here? E per concludere, se ci sono delle domande per me a cui posso rispondere, fatevi avanti. Non morde. Oh, we have one. Okay, thank you. Hi, Robb. What do you think about the original Superman cartoons, the ones made by the Fleischer Brothers? Oh my God! If you can't tell, I'm crazy about Superman to a level where I would be embarrassed if everybody knew how deep it went. La domanda era cosa pensi dei cartoni di Superman originali? La risposta è li adoro a un punto tale che sarebbe imbarazzante rivelarvi quanto li amo. And to me, of all the filmed versions, the best one is the very first filmed version, the Fleischers. They got it all right. It comes at a time after World War II when America felt powerful and Superman's kind of this symbol of American strength and confidence. Il mio preferito in assoluto è il primo film, quello in cui girato appunto con un setting di seconda guerra mondiale, in cui appunto Superman incarna tutte le caratteristiche positive del periodo. And those Art Deco backgrounds are just absolutely beautiful. It's aged very well. They still look gorgeous. E anche i fondali sono artisticamente parlando molto belli e molto ben fatti, sono invecchiati in modo corretto e sono tuttora molto belli da guardare. Some of the best shorts ever produced, in my opinion. Alcuni dei lavori meglio prodotti in assoluto, secondo me. Thank you. Does anybody else have anything? La mia domanda era quanto tempo ci si mette a costruire, pensare, disegnare uno di questi lavori? How much time do you need to actually to get from the idea to the final product? So each of those shorts took about a year per minute to make. Ciascuno di questi progetti richiede circa 1 anno di lavoro per minuto di prodotto finito. So long, you have to commit, you have to really love it or you're going to give up. Devi dedicarti completamente, devi amare davvero quello che stai facendo, altrimenti non hai speranza. But very rewarding. Ma al contempo è una grande soddisfazione alla fine. Anybody else? You've worked in Disney and Nickelodeon, and then I was just wondering, you've made your own story about the Carmen, you've done your own drawing. Do you feel that it's better for you to work in a small group, like as in you know your own story, you have inspirations for telling the story to the audience, or do you feel that working in a big project like Hercules and Pocahontas is how does it feel? What's the difference between those two? I'm really glad you asked that because it gave a great balance to my life. Collaboration is so great because people bring things to the table that I can't. They're better at layouts than I am. They might be better at story. It's the culmination of all these great skills that I'm not great at. La domanda era, dopo aver lavorato per Disney, Nickelodeon e poi aver prodotto i tuoi lavori originali, qual è la differenza nei due approcci? La risposta è, in realtà cominciare prima in una major con dei grandi progetti e poi passare ai miei lavori personali mi ha dato un grande equilibrio, perché da un lato hai bisogno sempre di tante persone intorno a te che collaborano, che ti danno tanti consigli e ti aiutano a crescere, ma dall'altro lato hai bisogno anche della tua libertà di espressione. But collaboration is also really painful. It means arguing with people, it means not always getting your way. Al contempo la collaborazione può essere difficile, significa anche litigare, discutere con le persone, significa anche dover scendere a compromessi perché non puoi sempre ottenere quello che desideri. So what doing these shorts has done for me artistically is when I'm at work, I always get notes that I hate, or they always come from a source that I don't feel is as creative, and I would get frustrated. I'd come home to my wife and would complain, oh, they don't know what they're doing, this is the best way to do it. And that all went away because I could go, oh, I'm getting paid to do this, I understand. And then when I go home, I'm going to make Dale Arden wear a little bikini if I want to, or lick her lips, or do Superman the way I want to, and I don't have to compromise.
Perciò al lavoro mi capita spesso di non essere molto contento di quello che mi succede, ottengo commenti commenti negativi o commenti da persone che non ritengono siano artisticamente dotate quanto me, perciò torno a casa, mi lamento con mia moglie, lì mi frustra molto questa situazione e alla fine mi ricordo che però alla fine è il mio lavoro, perciò ho sempre la possibilità, è soltanto il mio lavoro e ho sempre la possibilità di realizzare i miei lavori originali a casa, per conto mio posso disegnare quello che voglio. Yeah, I would encourage any artist who, no matter how successful they are, to keep doing their own work, because that's just so artistically, it's so rock and roll, it's so cool, and it's so artistically enriching. Cioè, secondo me ogni artista, a prescindere dal suo successo professionale, dovrebbe sempre continuare a produrre dei propri lavori originali, anche solo per se stesso, perché è una liberazione artistica che esprime una potenzialità propria. Anybody else? E la mia domanda è più per tutti i giovani artisti che sono là fuori. È meglio cominciare a disegnare a mano e attenersi sempre a quello o seguire le tecnologie d'oggi e quindi lavorare sulle tavolette grafiche con vari programmi e lasciare da parte il disegno libero? In your opinion, do you think for all the young artists out there, is it better to start hand drawing your own original stories or just give it all up and start with digital? I think it's kind of that Beatles analogy I brought up. I think it's going to be a blend. I can even get a little frustrated when I go on Instagram and I see so much fan art, but then I realize, well, that's kind of your in to get people to kind of look at your original work, do a drawing of Star Wars or do a drawing of a Marvel character, and then blend in your stuff as well. I think that's what's engaging people. At least that's how I'm growing my social media. Dovrebbe essere, in realtà finisce con l'essere un mix di entrambe le cose, è più o meno quello che succede adesso quando si va sui social network, Instagram eccetera, si vedono le fan art degli appassionati che partono dal limitare un disegno, un personaggio di una major, Marvel eccetera e inseriscono la loro originalità, è più o meno lo stesso processo. All right, anyone else? I must say I have appreciated all you said, the suggestions that you gave. It came a question to my mind, my sincerely, but I have to ask. Sometimes when we start doing something, we find ourselves, we might think, maybe I'm starting a little late, or I don't have all the tools I may need at my disposal. So there's this layer of uncertainty that we just can't break through. So Yes. what's a suggestion you would feel giving to those people who just can't seem to break through this layer of uncertainty and push themselves into actually doing something in the real sense of the word? Right. And a lot of really putting yourself out there. I mean, when I'm showing this on a big screen in front of people, it's like standing in a room naked. We get fearful of showing stuff because what if it gets rejected? And then we'll use little obstacles to stop us from doing it. Like, oh, I'm not going to do it because it's too hot in my apartment to draw tonight. Or I'm not going to do it because I don't know, I don't have the right computer program. La domanda era, ci sono dei momenti durante la produzione di un progetto personale in cui si può essere molto frustrati o depressi, si pensa di essere partiti troppo tardi, cosa consiglia di fare in quelle situazioni? La risposta innanzitutto è cercare di non lasciarsi trattenere dalle piccole difficoltà. Fa troppo caldo per disegnare oggi, non ho il programma giusto, sono tutte scuse che in realtà possiamo evitare. So when I started all of these, I had missing parts to it. I didn't know how I was going to get it viewable. I started the first one so early that I was even thinking, am I going to have to at some point get this transferred to film so people can see it elsewhere, or do I got to get it on a videotape somehow? But I thought, I'm not going to let that stop me. That stuff will work itself out, and it did. I'm just going to draw and draw and draw, and I'll be ready when it's ready to go to the next level.
Perciò per esempio il mio primo lavoro l'ho cominciato piuttosto presto, in un momento in cui non sapevo neanche se avrebbe avuto senso trasferirlo su film o su un altro formato in modo che le persone poi potessero vederlo. Era un problema a cui la risposta non è venuta se non più in là, quindi nel frattempo io ho comunque continuato il mio progetto e la risposta è venuta da sé. Yeah, so my suggestion, whether you're drawing on the back of napkins or whatever, just get it out there and you'll always have it, because the possibilities are endless. But if you do nothing, there are no possibilities. Perciò che tu stia disegnando su un tovagliolo di carta non è importante, l'importante è che tu faccia qualcosa, produca qualcosa, perché quel qualcosa che hai prodotto rimarrà lì per quando potrai usarlo. Al contrario, se non fai niente, non avrai niente con cui lavorare in futuro. Thank you. Prima nel tutorial praticamente ha detto che bisogna partire da un'idea semplice per arrivare al prodotto finale artistico, no? E quando si fa un lavoro artistico, quando comunque bisogna lavorare, si pensa sempre in grande e si pensa sempre di, non so, sbarcare il lunario in qualche maniera e cercare di trovare un'idea pazzesca. E la mia domanda è: come è riuscito ad arrivare a pensare in maniera semplice, a trovare un'idea semplice per realizzare i suoi lavori, no? In your tutorial you said that you have to start from a really simple idea and then work with it, but in the end you managed to realize such a bigger project. How did you make, how did you make a great thing out of a little thing? How do you make a small idea, a simple idea into a bigger project like this? I think big ideas can be intimidating, and that's another tool to get us to be fearful and to stop. Credo che il motivo per cui ho dato quel consiglio di cominciare da un'idea semplice è perché cominciare da un'idea, un progetto molto grande, alla fine ti intimorisce, ti spaventa. Even making it short, I think if you think about a big 8-minute short, that's probably too much. If you think 1 or 2 minutes, it's doable, and you won't let it kill you. You won't let it get you down and quit. Anche per un cortometraggio, per esempio, piuttosto che pensare a un cortometraggio di 8 minuti, è meglio partire da 1 o 2 minuti, che è sicuramente più fattibile e non ti ucciderà nel processo. And then you'll find from those simple ideas, in a way it's fortunate that animation takes so long. The idea is so simple that you live with it for months and months and you keep building on it and building on it. And I kind of compare it to somebody who's going to make a clay sculpture. It's just getting the clay on the table and starting to mold it. After a while you understand it more and it starts to take a life of its own. In secondo luogo, cominciare con un'idea semplice significa che tu potrai tenerla sempre con te senza deviare e dall'altro lato continuare a costruirci sopra. È come prendere un blocco di creta e cominciare a lavorarci piano piano, potrai soltanto aggiungere. Anyone else? Un altro? Okay. Well, I do want to encourage everybody. You saw on my Carman cartoon, I put up LinkedIn, Facebook, Instagram, all of those. I love talking about animation, genuinely. Please contact me on any one of those. I love making new animation friends. Come avete visto nei tutorial di Carmen, ho tutto, Instagram, Facebook, tutti i social che avete visto, quindi adoro parlare con animatori e adoro parlare di animazione, perciò potete contattarmi lì per qualsiasi cosa. Even if you want to talk about how the latest animated movie sucks and you hated it, talk to me. I love talking about this stuff. I get excited talking about it, and I love sharing knowledge, and I love making friends through this medium. Anche se volete contattarmi solo per lamentarvi di quanto sono brutti gli ultimi film di animazione, ci sono. All right. Thank you, everybody. Right.